Buongiorno e benvenuti al webinar di My AR Studio, il sistema cloud che vi permette di portare i vostri prodotti in Web 3D ed AR senza l'utilizzo di alcuna app. Diamo uno sguardo al programma della sessione di oggi. Oggi vedremo che cos'è My AR Studio, come funziona nel dettaglio ogni schermata, ogni particolare. Poi passeremo a un'esercitazione pratica in cui vi mostrerò effettivamente dal vivo come funziona My AR Studio. Dopo l'esercitazione vedremo come si prepara un modello 3D particolare da CAD per l'utilizzo su motore real time e infine daremo uno sguardo a concetti di real time rendering e nel dettaglio come esportare un modello in GLB da Keyshot. Iniziamo subito. Cos'è My AR Studio? È un sistema cloud che ci permette di caricare e distribuire i nostri prodotti sul web in 3D e in AR. La parte importante è che è un sistema cloud, quindi funziona tutto attraverso il web. Noi non dobbiamo installare alcun software per poterlo utilizzare e i nostri utenti non devono installare nessuna app per poter vedere i nostri prodotti. Adesso vediamo un breve filmato che ci mostrerà quanto è facile e veloce utilizzare My AR Studio. Prima di iniziare, alcuni link utili se volete accedere ai nostri contenuti. Ci sono i nostri profili social, sia su LinkedIn che su Instagram. Abbiamo il nostro canale YouTube, dove troverete tutta una serie di video tutorial in italiano e in inglese sull'utilizzo di My AR Studio e sull'utilizzo di alcune applicazioni, Blender, Substance Painter e Keyshot, per portare modelli 3D in realtà aumentata e in generale su grafica real time. Inoltre abbiamo la documentazione di My AR Studio, sia come manuale di riferimento testuale per tutte le funzioni, sia come tutorial scritti relativi ai video tutorial caricati su YouTube. Infine la nostra mail info@myarstudio.cloud se volete contattarci e avete domande o curiosità. Come funziona My AR Studio? Come abbiamo visto nel video precedente è veramente molto semplice. Trascinate il file del vostro modello in formato GLB all'interno della finestra di My AR Studio. Questo verrà caricato automaticamente nell'editor. Qui potrete impostare l'illuminazione e altre caratteristiche del modello, preparare un poster di anteprima del modello e pubblicarlo. Lo potete pubblicare sia in configurazioni indipendenti, quindi per esempio una configurazione per ogni colore del vostro prodotto, sia raggruppare queste configurazioni in un unico selettore prodotto. Vedremo più avanti esattamente di cosa si tratta. La distribuzione del vostro prodotto viene fatta utilizzando gli Universal Viewer di My AR Studio. È uno strumento che permette la visualizzazione in 3D sul web del modello e avvia sugli smartphone l'eventuale visualizzazione in realtà aumentata sempre del vostro modello. Oltre a questo, l'Universal Viewer genererà una serie di esportazioni, un link HTML, cliccando il quale verrete rimandati alla visualizzazione in 3D, un QR code che potete utilizzare su pubblicità stampate, manifesti o altro materiale cartaceo per indirizzare un utente con uno smartphone sempre alla vostra visualizzazione 3D. E infine un codice embed in HTML per includere il visualizzatore 3D
all'interno di una pagina web, sia essa un sito oppure un sito di e-commerce. Tutto questo, ripeto, senza bisogno di app, sia per il creatore sia per l'utilizzatore finale, i vostri clienti. Vediamo ora una serie di esempi di quello che può fare My AR Studio. Iniziamo da un oggetto semplice come questo paio di occhiali. L'oggetto è ruotabile e zoomabile nella vista 3D. In basso a sinistra c'è il bottone della R. Se, come in questo caso, siamo su un desktop, un PC, verrà visualizzato il QR code per il telefonino. Se invece stiamo visualizzando il paio di occhiali su un telefonino, cliccando quel bottone si avvierà la vista AR. Quindi vedrete quel paio di occhiali all'interno del vostro ambiente, sulla vostra scrivania, per esempio. In alto a destra abbiamo un vademecum su come utilizzare la R in caso fosse la prima esperienza per l'utente. Questo è un altro esempio, una lampada da tavolo con cui voglio farvi notare i differenti tipi di materiali che sono ottenibili, caricabili su My Air Studio, come il legno o un metallo rugginoso. Questo invece è un modello di scarpa realizzato da uno studente di design del Politecnico di Milano, che è stato fotografato e tramite tecniche di fotogrammetria ne è stato realizzato il modello 3D. Su My Air Studio è possibile caricare anche oggetti di grandi dimensioni, come questo macchinario industriale, oppure oggetti molto pesanti, molto densi come poligoni e texture, come questo giaccone. A questa pagina trovate altri esempi di cosa è possibile fare con My Air Studio. Veniamo ora alla documentazione di My Air Studio, accessibile a questo indirizzo, in cui è possibile trovare sia un manuale di riferimento per tutte le funzionalità di My Air Studio, sia una serie di tutorial presenti anche sul nostro canale YouTube per l'utilizzo di My AR Studio e, come dicevo prima, per preparare i modelli per la visualizzazione in 3D con Keyshot, Blender e Substance Painter. Requisiti consigliati. Per la creazione di contenuti consigliamo l'utilizzo di Chrome, quindi per l'utilizzo di My AR Studio, caricare i modelli e pubblicarli. Per la fruizione di contenuti, invece, vanno bene qualunque web browser su qualunque piattaforma, sia desktop che smartphone. Chrome naturalmente, ma anche Opera, Firefox, Safari, qualunque web browser. Per la visualizzazione in AR sugli smartphone è necessario intanto che lo smartphone sia abbastanza recente, diciamo un modello di massimo 4-5 anni fa. Oppure se lo smartphone è vecchio, che almeno sia un modello abilitato, quindi un modello che ha una potenza sufficiente per permettere la visualizzazione in AR. Abbiamo un elenco completo linkato nella nostra documentazione. Inoltre, se avete un iPhone dovete usare Safari, mentre se avete un Android dovete usare Chrome. Vediamo adesso come funziona My AR Studio. My AR Studio è diviso in tre sezioni principali. C'è la pagina progetti, in cui avete l'elenco di tutti i progetti caricati all'interno di My AR Studio. C'è la pagina delle configurazioni di un progetto, e cliccando su un progetto si aprirà questa pagina. Al suo interno troverete le diverse configurazioni di un progetto, quindi se parliamo per esempio di questa caffettiera, avremo diverse colorazioni della caffettiera, per esempio. Da qui possiamo passare all'editor
della singola configurazione, in cui potremo cambiare le opzioni di visualizzazione della singola configurazione, i suoi colori entro determinati limiti, eccetera, eccetera. Vediamo ora nel dettaglio tutte le sezioni. Questa è la pagina progetti. Sulla colonna sinistra abbiamo l'icona che ci riporta alla pagina progetti, il link al nostro profilo utente, dove potremo mettere nome, il nostro logo e altri dettagli, il pulsante di logout, il pulsante dell'aiuto contestuale. L'aiuto contestuale visualizza, quando attivo, visualizza questa barra nella parte bassa dello schermo, in cui verrà linkata la documentazione relativa alla sezione in cui ci troviamo e in più un video tutorial sempre relativo a questa sezione. L'aiuto contestuale è disattivabile tramite quest'iconcina. Poi abbiamo il link alla documentazione, un link per effettuare un bug report, cioè se trovate che MyAirStudio non fa quello che dovrebbe fare, potrebbe trattarsi di un bug. In questo caso vi chiediamo, per favore, se potete cliccare su quest'iconcina, si aprirà un form dove potrete indicare una breve descrizione del problema riscontrato e inviarla agli sviluppatori. Questo ci consente di tenere sempre aggiornato MyAirStudio. L'ultima icona è quella della chat. Cliccandola, qui sulla sinistra, si aprirà una chat interattiva con uno dei nostri addetti che vi aiuterà nell'utilizzo di MyAirStudio. Nell'angolo in basso a sinistra abbiamo le statistiche di utilizzo, quindi la banda utilizzata e lo spazio disponibile. Nella parte destra, cioè l'area al centro della finestra, abbiamo l'elenco visuale dei progetti, il pulsante di aggiunta di un nuovo progetto e la funzione di filtro per cercare i progetti. Cliccando sul pulsante di aggiunta di nuovo progetto, entreremo nell'editor 3D. All'inizio sarà vuoto. A questo punto noi dovremo prendere un file GLB esportato da un'applicazione 3D e trascinarlo all'interno della finestra. Il file GLB verrà caricato nel browser e qui lo potrete manipolare. In alto troviamo il nome della configurazione, alcune opzioni di visualizzazione per dimensioni e hotspot, che vedremo più avanti, e 5 tab per configurare le proprietà della nostra configurazione. La prima tab è la tab Export. Qui andremo a generare il poster per la nostra configurazione. Cliccando su quest'iconcina si aprirà il visore del poster. Qui potremo ruotare il nostro oggetto e cliccando su Generate Poster verrà generata una fotografia del nostro visore. Il poster viene caricato prima della visualizzazione 3D del modello. Quindi se il modello è molto pesante, mentre si sta caricando, l'utente vedrà comunque un'immagine relativa al modello. Un altro utilizzo utile del poster è nel caso che abbiamo una pagina catalogo con diversi visualizzatori 3D. E in quel caso il peso della pagina sarebbe, diciamo, consistente e potrebbe caricarsi molto lentamente. Abilitando invece solo la visualizzazione del poster, avremo una pagina che si carica velocemente. Poi, cliccando sul singolo poster, possiamo far caricare all'utente il modello cliccato. Una volta impostato il poster ed eventualmente le opzioni di esportazione, che vedremo più avanti, è possibile cliccare sul bottone in basso a destra Save and Publish. Qui il nostro modello verrà caricato nel cloud e verrà pubblicato sia per Android che per iOS.
La seconda tab è la tab di illuminazione. Qui andiamo a specificare come apparirà il nostro oggetto nella visualizzazione 3D. Qui in alto a destra abbiamo un menu di scelta di immagine HDR. Tramite questo bottone è possibile caricare un'immagine HDR a piacere. Qui possiamo regolare l'esposizione dell'immagine. Nel pannello sottostante possiamo impostare un colore uniforme di fondo. E infine nell'ultimo pannello possiamo stabilire l'intensità dell'ombra, questa è la base dell'oggetto, e la sua sfocatura. Ok, parliamo della resa degli oggetti. Sulla sinistra qui vediamo un set da bagno nel suo visualizzatore 3D. In questo caso gli oggetti appariranno come li abbiamo impostati noi nella pagina di illuminazione, quindi con un determinato HDR, con una determinata esposizione. Cosa accade invece quando un utente va a vedere lo stesso oggetto, lo stesso set da bagno, in AR? In AR il telefonino non utilizzerà più l'HDR che abbiamo impostato noi, ma farà una campionatura dell'illuminazione ambientale della vista dell'utente. Quindi, per esempio, lo stesso set da bagno, a seconda di dove venga visualizzato, verrà reso in maniera diversa. Qui al centro possiamo vedere una scena in cui l'illuminazione proviene dalla finestra qui a sinistra. Probabilmente è una giornata nuvolosa, quindi la luce è abbastanza bassa e diffusa, e l'oggetto è stato reso con una luce che lo rendesse adatto ad essere inserito in questo ambiente un po' grigio. Sulla destra invece vediamo un'altra visualizzazione, un altro bagno, in cui magari c'è una luce artificiale molto forte, il telefonino fa una campionatura della luce ambientale e adatta l'illuminazione dell'oggetto a queste caratteristiche di illuminazione. In questa maniera, qualunque sia l'ambiente in cui si può trovare un utente, possiamo essere certi che la visualizzazione in AR sia resa nella maniera migliore, quindi più adatta ad ogni situazione. La terza tab è la tab materiali. Qui possiamo vedere un elenco di caratteristiche impostabili per ogni materiale dell'oggetto. Quindi possiamo cambiare, non so, il colore, la lucentezza, la metallicità, la trasparenza di ogni materiale. Bisogna tenere in considerazione però che le nostre possibilità di modifica dipendono da come è stato esportato il file GLB. Per esempio, se nel file GLB fosse stato utilizzato un solo materiale per tutte le superfici, noi avremmo meno possibilità di customizzazione. Invece, come in questo caso qua, sono stati utilizzati diversi materiali per le diverse zone dell'oggetto, quindi possiamo cambiare i materiali più o meno come vogliamo. La quarta tab è la tab Hotspot. Un hotspot è un punto cliccabile sulla superficie del nostro oggetto. Sarà visualizzabile nella finestra 3D, quindi sul web, non in AR. Cliccando su questo punto si aprirà una piccola finestra contenente un titolo, una descrizione e un eventuale link. Questi hotspot possono essere utili sia per descrivere alcune caratteristiche dell'oggetto, sia per rimandare l'utente a una pagina specifica relativa al nostro oggetto. L'ultima tab è la tab delle misure. Qui ci verranno visualizzate le dimensioni dell'oggetto sui tre assi e in più avremo un campo di scala con un bottone Apply. Questo ci permette di variare la dimensione dell'oggetto secondo un nostro fattore. Questo è utile in due casi.
il primo è il caso in cui il file GLB sia stato esportato con una scala non corretta. Quindi, per esempio, se il nostro oggetto è stato esportato più piccolo o più grande del normale. Qui possiamo correggerlo e riportarlo alle dimensioni originali. Un altro caso è quello in cui noi stiamo esportando un oggetto molto piccolo, come una spilla, che sarebbe difficilmente visualizzabile in AR perché è troppo piccolo. Quindi possiamo scegliere di aumentare la scala in modo che in AR possiamo avere un oggetto molto più grande del normale. Una volta pubblicato il nostro progetto dalla tab Export, verremo rimandati nella pagina delle configurazioni del progetto. Una configurazione è una particolare impostazione del nostro oggetto che può variare per colori, illuminazioni, materiali, modello, eccetera. Per esempio, potremmo avere diverse configurazioni della nostra caffettiera che mostrano ognuna un diverso colore. Per ogni configurazione, rappresentata qui come elenco di thumbnail, avremo 4 pulsanti. Il pulsante di modifica della configurazione, con cui torneremo nell'editor 3D. Il pulsante di duplicazione della configurazione, ne verrà creata una identica da poter modificare successivamente. Il pulsante di rinomina della configurazione, in questo caso abbiamo la configurazione default, e il pulsante di eliminazione di una configurazione. Di tutte le configurazioni presenti nell'elenco, ce ne sarà una attiva. Quella attiva sarà visualizzata all'interno del visore 3D, qui al centro della pagina, e in più avrà questa bandina blu al lato della thumbnail. Nel pannello in basso a destra verranno visualizzati tutte le esportazioni disponibili per la configurazione attiva. Si tratta del link e dell'embed code per l'Universal Viewer, quindi il link con cui l'utente può cliccare ed aprire il visore 3D dell'oggetto e il codice che possiamo utilizzare per inserire il visualizzatore 3D all'interno di una nostra pagina web o anche su un sito di e-commerce. Nella riga sotto abbiamo il link e il download per il QR code per la configurazione attiva. Qui abbiamo link e download per le immagini di poster e le ultime due righe sono link e download per il modello in formato USDZ per piattaforma Apple e link e download per il modello 3D in formato GLB per piattaforma Android. Tra i due pannelli appena descritti, cioè elenco configurazioni ed elenco esportazioni, abbiamo un terzo pannello chiamato Preview e Options. Questo pannello contiene le opzioni di visualizzazione per la finestra 3D. Qui per esempio possiamo abilitare o disabilitare la vista in AR, abilitare il caricamento automatico del modello 3D nel visore, oppure disabilitarlo. Se lo disabilitiamo, al posto del modello 3D verrà visualizzata l'immagine del poster. Oltre a questa ci sarà una scritta che invita l'utente a cliccare per abilitare la visualizzazione del modello 3D. Questa opzione può essere utile nel caso che abbiate un catalogo con diversi visori 3D. In questa maniera non verranno caricati tutti i modelli al caricamento della pagina, ma solo quando l'utente sceglie di volerne vederne uno. Oltre a questo abbiamo l'abilitazione degli hotspot e l'abilitazione delle dimensioni. Sulla destra della tab configurazioni abbiamo la tab del selettore prodotto. Il selettore prodotto è una visualizzazione 3D in cui è possibile abilitare più configurazioni contemporaneamente. Qui trovate l'elenco delle configurazioni con i checkbox di abilitazione. È possibile sia riordinarle che disabilitarle. Le configurazioni abilitate verranno visualizzate in questo menu in basso a sinistra
su cui l'utente può cliccare e selezionare la configurazione da vedere. Qui c'è il pannello delle preview e options per il selettore prodotto, esattamente analoghe alle preview e option delle singole configurazioni. Infine qui sotto abbiamo la tab, il pannello delle esportazioni per il selettore prodotto. Il selettore prodotto ha meno esportazioni. In questo caso avrà link ed embed per gli Universal Viewer, quindi link diretto e codice per inserire il selettore prodotto all'interno di una pagina web e il link e il download per il QR code. Un'ultima parola riguardo all'eliminazione di una configurazione o di un progetto. Ogni volta che vorrete eliminare una configurazione, My Studio farà apparire una finestra di dialogo in cui vi chiede se siete sicuri che volete eliminare questa configurazione. Questo perché? Perché insieme alla configurazione verranno eliminati i link, embed code e QR code relativi a quella configurazione e non saranno più recuperabili. Quindi, se avete già distribuito dei link, i vostri utenti, cliccando su quei link, si vedranno apparire una pagina prodotto non trovato. Se provate a caricare nuovamente il prodotto in una nuova configurazione, verranno generati dei nuovi link differenti dai precedenti, che dovranno essere distribuiti nuovamente ai vostri utenti. Diversamente, se il vostro scopo non è eliminare una configurazione, ma magari aggiornare il modello di un prodotto, è possibile editare la configurazione, caricare il nuovo modello del prodotto, pubblicarlo e in questa maniera i vecchi link porteranno al nuovo prodotto. Vediamo adesso un'esercitazione pratica su come si utilizza My Studio. Eccoci la schermata login di My Studio. Inseriamo la mail con la quale ci siamo registrati, inseriamo la password e clicchiamo su login. Veniamo rimandati alla pagina dei progetti. Qui troviamo l'elenco dei progetti con il filtro di ricerca in cui possiamo specificare un pezzo del nome dei progetti che ci interessano e l'elenco progetti verrà filtrato mostrandoci solo quelli che contengono questo pezzo. Qui abbiamo il pulsante per aggiungere un nuovo progetto. Qui sulla sinistra abbiamo l'elenco dei progetti, la nostra pagina utente, il nostro pulsante di logout, il pulsante dell'aiuto contestuale, il pulsante per la nostra documentazione, il pulsante per segnalare un bug e la chat diretta con un nostro addetto. Quindi andiamo ad aggiungere un nuovo progetto. Veniamo rimandati nella finestra dell'editor 3D. Trasciniamo quindi un file GLB all'interno della finestra. Molliamo e il modello 3D ci viene automaticamente caricato all'interno dell'editor. Qui, nella tab esportazioni, clicchiamo quest'icona per abilitare la visualizzazione del poster. Clicchiamo e trasciniamo l'oggetto 3D per posizionarlo come preferiamo e clicchiamo Generate Poster. Qui vediamo che viene generato il poster da questa vista. Clicchiamo di nuovo il pulsante del poster per disabilitare la visualizzazione. Vediamo che il poster è rimasto. A questo punto possiamo pubblicare il nostro progetto cliccando su Save and Publish. Veniamo rimandati alla pagina delle configurazioni, in cui vediamo l'elenco delle nostre configurazioni, per ora ne abbiamo solo una. Qui sotto vediamo l'elenco delle esportazioni per questa configurazione.
Cliccando su questo pulsante ci aprirà una piccola finestra con il link per visualizzare il visore 3D. Clicchiamo su Copy to Clipboard per copiare il link. Lo verifichiamo subito andando in una pagina di Chrome, incollando il link e cliccando Invio. Qui a destra, analogamente, troveremo il codice HTML da inserire in una pagina web o su un sito di e-commerce per embeddare il visore 3D all'interno della pagina. Anche qui possiamo semplicemente fare Copy to Clipboard e incollarlo all'interno di una pagina. Qui abbiamo il pulsante di download per il QR code, qui il link e download per il poster, link e download per il modello per iOS, link e download per il modello per Android. Modifichiamo la nostra configurazione cliccando sul pulsante Modifica configurazione a fianco della thumbnail. Rientriamo nel nostro editor 3D. A questo punto andiamo nella seconda tab, la tab di illuminazione, e cambiamo l'illuminazione dell'oggetto. Nel primo pannellino troveremo un elenco di HDR subito disponibili da selezionare. Vediamo che cambiando HDR cambierà il tipo di illuminazione dell'oggetto. Sotto al menu di scelta dell'HDR troviamo il livello dell'esposizione, che possiamo regolare a piacere. Il secondo pannellino ci permette di cambiare il colore di fondo, oppure di visualizzare l'HDR come skybox, cioè come sfondo del visore 3D. Nell'ultimo pannellino possiamo vedere gli slider per l'intensità dell'ombra e per la sua messa a fuoco. Veniamo alla tab materiali. Attraverso questo menu è possibile selezionare il materiale da modificare. Vedremo che cliccando su una delle voci di questo menu, il corrispettivo pezzo del modello 3D verrà evidenziato in rosso. Questo ci aiuta a identificare quale parte del modello stiamo modificando. Analogamente, posso cliccare direttamente su un pezzo del modello 3D per modificare il suo materiale. Il primo parametro che possiamo modificare è il base color. Vediamo che il base color è formato da due parametri, un fattore colore e una texture colore. La texture colore è praticamente il colore originale che è stato esportato dal programma 3D nel file GLB. Noi possiamo agire sul fattore colore, per esempio modificandolo così. Ora, qui ho impostato un colore azzurro, ma la visualizzazione è un verdino giallognolo. Perché? Perché in questo momento stanno agendo entrambi i fattori, quindi il fattore colore e la texture. Se voglio far agire solamente il primo fattore, cioè il colore che ho impostato io, devo cliccare sulla texture,
ed eliminarla cliccando sulla texture vuota. In questa maniera solamente il colore che ho impostato io agirà sul parametro colore dell'oggetto. La seconda impostazione che posso regolare è il fattore di metallicità e il fattore di ruvidità. Anche qui è presente una texture di base che è stata esportata dal programma 3D e in questo caso avrà la precedenza. Quindi per poter agire su questi due parametri devo prima eliminare la texture. A questo punto io posso scegliere quanta metallicità dare al mio oggetto, al mio materiale, e quanto lucido lo voglio fare. Il terzo parametro è la normal map. Qui non possiamo modificare nulla. In questo riquadro troveremo la texture con la mappa delle normali, cioè la mappa dei microrilievi della superficie. Qui troviamo il fattore di emettività, cioè la possibilità per il materiale di emettere luce. Naturalmente si tratta di un effetto base, quindi non emetterà effettivamente luce, ma apparirà molto più chiaro. Potremo al limite anche colorarlo. Qui abbiamo la texture di occlusione. La texture di occlusione, che vedremo più avanti, è una maniera per dare più realismo a un oggetto, in quanto va a scurire le parti dell'oggetto che sono più occluse, quindi che si fanno ombra tra loro. Anche qui la nostra unica opzione è eliminarla. Vediamo specialmente in questa zona, sulla griglia, come la texture occlusione faccia il suo effetto. Zoomiamo, spostiamo la vista per vedere meglio e cliccando su questa pulsante rotellina riporto la texture al suo valore originario e vediamo come l'occlusione aggiunga del realismo alla griglia qui a fianco della nostra caffettiera. L'ultima impostazione è quella relativa alla trasparenza. Se voglio dare trasparenza a un materiale, per prima cosa devo identificare il tipo di trasparenza che voglio dargli. Per semplicità gli daremo la trasparenza di tipo blend. Una trasparenza di tipo blend è una trasparenza base per cui tutte le superfici diventeranno trasparenti, a differenza della trasparenza mask in cui serve una texture map esportata dal programma 3D per identificare quali zone del materiale saranno trasparenti e quali no. Selezioniamo blend, il materiale diventa completamente trasparente. A questo punto posso abbassare il valore di alfa per dare trasparenza alle superfici. Riportiamo il valore a opaco. Passiamo ora alla tab Hotspot. Clicco sul pulsante Add Hotspot. Mi sposto nella vista 3D e clicco sul punto del modello dove voglio far apparire il mio hotspot. A questo punto si apre il pannellino relativo al mio hotspot, cui posso aggiungere un titolo, una descrizione e anche un link. Cliccando sul pulsantino dell'hotspot, l'hotspot si aprirà.
vedo subito che è stato aggiunto il mio titolo, la mia descrizione e il mio link. Il mio link però riporta la scritta Learn More. Se voglio specificare una scritta, posso modificare questo campo qui. Notiamo che gli hotspot spariscono quando il punto di aggancio dell'hotspot sparisce alla vista, quindi si trova dietro il modello. Posso inoltre modificare il punto di aggancio del pannellino all'hotspot, cliccando qui. Posso usare questo ultimo checkbox per far apparire gli hotspot aperti al caricamento del modello. Ultimo pannello è il pannello delle misure, in cui ho specificato le dimensioni di larghezza, altezza e profondità del mio modello. A questo punto torno nella tab Export. Abilito la visualizzazione del poster, genero un nuovo poster, chiudo la visualizzazione del poster e pubblico il modello aggiornato. My Aero Studio mi avverte che ho aggiunto degli hotspot, ma la loro visualizzazione è disabilitata. Allora mi chiede se voglio rivedere le mie opzioni di esportazione o pubblicare direttamente. Decido di pubblicare direttamente. Visto che ho cambiato il colore della caffettiera, clicco su questo pulsante e cambio il nome della configurazione in azzurra. Andiamo ora a vedere le opzioni di visualizzazione per la mia configurazione. Clicchiamo sul pannello Preview e Options. La vista a sinistra mi cambia, mostrando un'anteprima di quello che vedrà l'utente. Il pannello si allarga mostrandomi tutte le opzioni. La prima serve ad abilitare o disabilitare la vista in AR, quella disponibile sugli smartphone abilitati. La seconda fa partire in automatico il visualizzatore 3D. Se disattivata, l'utente vedrà per prima cosa l'immagine, il poster della configurazione e potrà abilitare il visualizzazione in 3D cliccando su questo pulsante. La terza opzione abilita lo start automatico della visualizzazione AR se il progetto è visualizzato con uno smartphone abilitato. La quarta e la quinta opzione riguardano gli hotspot. La quinta opzione fa visualizzare gli hotspot. La quarta opzione aggiunge un bottone per l'utente per abilitare o disabilitare la visualizzazione degli hotspot. La sesta e settima opzione funzionano in maniera analoga ma per le dimensioni dell'oggetto. Quindi posso abilitare la visualizzazione delle dimensioni e posso dare all'utente la possibilità di abilitare o disabilitare la visualizzazione delle dimensioni. L'ultima opzione è il piazzamento dell'oggetto nella vista in AR. Di default è settato su floor. Quindi l'oggetto potrà essere piazzato su qualunque piano orizzontale, sia esso il tavolo, un pavimento, una mensola. Alternativamente è possibile scegliere l'opzione wall, con cui l'oggetto sarà piazzato su un muro. Seleziono floor. Abilito gli hotspot
e clicco Save per confermare le mie opzioni. A questo punto vado a duplicare la mia configurazione. Clicco sul pulsante duplica configurazione, le do un nome significativo, vado sul pulsante modifica configurazione, vado nella tab materiali, seleziono il materiale azzurro, cambio il colore in rosso, creo un nuovo poster e pubblico. Ripeto l'operazione un altro paio di volte. Quindi vado a modificare la mia configurazione, pannello materiali, seleziono il materiale, lo voglio fare oro, quindi seleziono un giallo aranciato, apro il pannello Metallic Roughness, aumento il fattore di metallicità a 1, torno sulla mia tab Export, abilito la visualizzazione del poster, ne genero uno nuovo e pubblico. Voglio aggiungere una nuova configurazione, alluminio, modifico la configurazione, pannello materiale, seleziono il materiale, prendo un grigio, magari leggermente blu, aumento il roughness factor, un po' più chiaro, aggiorno il poster e pubblico. Bene, ora che ho 4 configurazioni, seleziono la tab del Product Selector. All'inizio il Product Selector è vuoto, quindi clicco sul pulsante Edit. Mi vengono mostrate tutte le configurazioni di questo progetto. Clicco sulle configurazioni che voglio attivare. Cliccando su questi pulsanti, oppure trascinando la thumbnail, posso riordinare le configurazioni. Qui seleziono Auto Start Viewer per vedere subito il modello 3D. E qui a sinistra ho un'anteprima del mio Product Selector. La differenza rispetto al visore della singola configurazione è questo menu in basso a sinistra, cliccando il quale mi appare il selettore della configurazione che voglio vedere. Quindi senza cambiare la vista posso avere più configurazioni attive. Clicco su Save per confermare il mio Product Selector. Qui in basso a destra ho l'elenco delle esportazioni per il mio Product Selector, quindi il link, l'embed code e il QR code. Torniamo nella pagina delle configurazioni. Decido di eliminare la configurazione oro. Clicco sul pulsante Elimina di fianco alla configurazione. Mi appare la finestra di avvertimento in cui MyRStudio mi chiede se sono sicuro di voler eliminare questa configurazione perché tutti i link relativi saranno eliminati.
confermo cliccando Delete. Vedremo ora come preparare un modello per l'esportazione da CAD. In questo caso utilizzeremo Keyshot, però sono concetti applicabili in qualunque programma di elaborazione 3D. Lo scopo della preparazione all'esportazione è riuscire a ridurre al massimo il peso dell'oggetto esportato, mantenendone comunque la qualità. Vediamo quali sono i punti principali. La prima cosa da tenere a mente è che un motore real-time non può gestire un grande numero di oggetti, quindi le varie superfici che compongono un modello dovranno essere unite in pochi oggetti. In questo caso abbiamo il modello di un'auto che originariamente era composto da oltre 7000 oggetti, troppi per essere visualizzati con fluidità su motori real-time per il web, di cui le varie superfici sono state unite fino a ridurre il numero di oggetti a 15. 15 è un buon numero, possiamo andare anche verso il centinaio, ma di sicuro non verso il migliaio. La seconda tecnica consiste nel ridurre il numero di poligoni che compongono le varie superfici di un oggetto. Il trucco qui consiste nell'arrivare a un buon compromesso tra numero di poligoni e rappresentatività della superficie. Qui possiamo vedere come un oggetto è stato ridotto da 13.800.000 poligoni a soli 150.000 poligoni. 150.000 poligoni è comunque un numero alto, non tanto dal lato di fluidità della rappresentazione 3D, perché comunque 150.000 poligoni sono gestibili, quanto dal peso di download dell'oggetto. Più poligoni comporranno il nostro oggetto, più lunghi saranno i tempi di download, specie nel caso di un utente mobile che si trova in una zona dove non ha molto campo. In Keyshot possiamo utilizzare diversi tool a seconda che l'oggetto sia composto di superficie NURBS, usando Tools Retessellate, oppure nel caso sia composto di superfici Mesh, con Mesh Simplification. Mesh Simplification può lasciare degli artefatti nella mesh, quindi successivamente andrà applicato anche lo strumento Edit Normal per smuttare meglio le superfici. Un'altra cosa a cui tenere a mente è l'orientamento delle normali. Ogni superficie ha un lato esterno e un lato interno. Il lato esterno è identificato dal puntamento della normale. Se superfici adiacenti hanno normali che puntano in direzioni diverse, si potrebbero verificare degli errori di shading, come nel modello dell'auto in alto, in questo caso tra superfici che presentano la normale verso l'esterno e la normale verso l'interno. Anche qui in Keyshot possiamo utilizzare due tool in sequenza, Flip Normal per ruotare le normali dal lato opposto e Edit Normal per lisciare la superficie. Il risultato finale lo vedete qui in basso. Un'altra cosa che dobbiamo fare è separare le superfici che compongono un oggetto in più oggetti separati. Questo per riuscire a dare dei materiali diversi a ogni pezzo dell'oggetto. In questo caso possiamo utilizzare Split Object Surfaces. Una volta che abbiamo separato il nostro oggetto in varie superfici e a ogni superficie abbiamo assegnato un materiale, dobbiamo stare attenti anche alla compatibilità dei materiali tra motori di rendering CAD e motori di rendering real time. Diciamo che la maggior parte dei materiali sono compatibili. Stiamo parlando di materiali comuni come plastiche, legni, metalli, pietre, tessuti, eccetera. Alcuni tipi di materiale saranno incompatibili, come gli esempi in basso, quindi materiali che hanno effetti volumetrici come il fumo o di subsurface scattering come la pelle o altri materiali organici, materiali iridescenti e anche materiali che modificano la geometria della superficie, quindi displacement o aggiunta di peli e altre caratteristiche di superficie. Un discorso a parte va fatto per i materiali trasparenti. I materiali trasparenti sono compatibili,
però non avranno la stessa resa. Questo perché in un motore di rendering CAD viene utilizzato il ray tracing per calcolare rifrazioni e riflessioni delle varie superfici trasparenti, come vediamo nell'esempio a sinistra. Nei motori di real time non possiamo usare rifrazioni e riflessioni perché sono troppo pesanti computazionalmente, per cui saremo limitati a una referenza di tipo basico, come se fosse un livello di Photoshop a cui è stata abbassata l'opacità. Andiamo ora a parlare di rendering real time e di come esportare un file GLB con Keyshot. Anche qui si tratta di concetti generali trasportabili in qualunque programma di elaborazione 3D. Intanto vediamo le grosse differenze tra rendering offline, quello che avete con un motore di rendering da un programma CAD, come Keyshot per esempio, e un motore di rendering real time come MyAR Studio. Un motore di rendering offline è usato per still e animazioni, prevede lunghi tempi di rendering per ogni immagine, possono variare dai pochi secondi al minuto ai 10 minuti, all'ora anche, e prevede l'utilizzo di tecniche di fotorealismo avanzato, quindi global illumination, rifrazioni e riflessioni e altri effetti del genere. I motori di rendering real time come Maya Studio sono fatti per contenuti interattivi, contenuti che devono essere renderizzati in un trentesimo o in un sessantesimo di secondo. Per questo non si possono usare tecniche molto più realistiche, ma anche molto più onerose dal lato computazionale, per poter mantenere i tempi di rendering bassissimi. Uh, diciamo che i motori di rendering real time hanno un fotorealismo limitato. Questo non vuol dire che il risultato non sia piacevole per gli occhi. Parliamo di geometria. In un programma CAD di solito si utilizzano superficie NURBS, quindi dalla risoluzione infinita, virtualmente. In un motore di rendering real time si possono utilizzare solamente superfici mesh, poligonali, dalla risoluzione fissata. Quindi per esportare un modello da CAD bisognerà andare a trovare la risoluzione adatta per convertire la superficie NURBS in superficie mesh. Questo può essere fatto dall'interno del programma CAD, quindi impostando una risoluzione, magari convertendo le superfici NURBS in mesh, oppure nel dialogo di esportazione, in cui l'esportazione in poligoni viene chiesta come parametro. Anche qui si tratta di ottenere il miglior compromesso tra peso del modello e qualità. I materiali adatti per l'utilizzo in real time sono molto diversi dai materiali di solito utilizzati in un programma CAD. Intanto si basano tutti su texture immagine. Le texture, oltre a fornire i dati colore per il materiale, forniscono anche altri parametri, come la ruvidità o la metallicità. Le texture vengono mappate sull'oggetto 3D attraverso l'uso delle UV-map. Un UV-map è una proiezione su un piano 2D delle superfici 3D che compongono l'oggetto. Qui per esempio possiamo vedere come la fascia laterale della tazza di caffè sia stata mappata su questo rettangolo in alto, nello spazio UV. Tutto il lato della tazza si è mappato su questo rettangolo più in basso, diciamo centrale nello spazio UV. Il lato del coperchio è stato mappato qui, su questa superficie curva. Il lato superiore e il lato inferiore della tazza sono stati mappati negli angoli in basso a sinistra, lato superiore, e basso a destra, lato inferiore. Il materiale utilizza queste coordinate 2D per identificare quali parti dell'immagine vanno mappate su quali parti del modello 3D. Per esempio, questa è la fascia laterale della tazza. Vediamo nelle texture la corrispondente immagine per la fascia laterale.
Qui in basso a sinistra vediamo il logo My Air Studio che è stato mappato attraverso questa geometria sul lato superiore della tazza. Lo standard GLB prevede l'utilizzo di 3 texture per definire un materiale. La prima è la texture colore. La texture colore contiene i parametri RGB di ogni pixel e in più un canale di trasparenza per identificare aree trasparenti del modello 3D. Viene poi utilizzata una texture chiamata ORM, dalle iniziali dei suoi canali, occlusione, ruvidità, metallicità. Questi sono 3 parametri che vengono mappati sui canali RGB di una texture in modo da risparmiare spazio. Quindi invece di avere 3 texture diverse, una per l'occlusione, una per la ruvidità, una per la metallicità, queste vengono mappate, l'occlusione sul canale dei rossi, la ruvidità sul canale dei verdi, la metallicità sul canale dei blu. Il risultato è questa texture qui, che sembra un quadro astratto, ma che contiene i dati del materiale della tazza. L'ultima mappa è la mappa delle normali, in cui il colore viene utilizzato per identificare una variazione delle normali di superficie dell'oggetto. Nella pratica, questo tipo di mappa cattura i microrilievi sulla superficie di un oggetto, quindi gli scostamenti delle normali delle mesh rispetto a microbump che possono essere applicate su di essa. Queste 3 mappe vengono generate in maniera automatica da alcuni software. Uno di essi è Keyshot, altri sono Substance Painter o Blender. A seconda del software utilizzato, potrebbe o non potrebbe essere disponibile la backerizzazione, cioè la trasformazione da texture procedurali a texture immagine, dei materiali da esportare. Il workflow, quindi, per l'utilizzo di un modello 3D in real time sul web o in AR su iOS e Android è concettualmente molto semplice. Si tratta di esportare un file GLB da un programma di elaborazione, caricarlo su My Air Studio e da My Air Studio distribuirlo. Vediamo ora come esportare un file GLB da Keyshot. Una volta impostato il nostro oggetto in Keyshot, basta andare in File, Export, Export to GLB, GLTF. GLB e GLTF sono 2 formati ma sono identici. GLTF è la versione testuale dell'esportazione, quindi avrete un file di testo contenente i dati della geometria più una serie di texture. GLB è un file unico che contiene sia i dati 3D che le texture utilizzate dal modello, quindi è più facile utilizzarlo per la distribuzione. Una volta cliccato vi apparirà questo dialogo di esportazione. Andiamo a vedere i dettagli. Il primo parametro riguarda la risoluzione delle texture. Keyshot calcola la risoluzione partendo da un valore di DPI, cioè punti per pollice. Questo significa che a seconda delle dimensioni dell'oggetto, Keyshot genererà una texture più o meno grande, basandosi su quanti punti vengono generati per ogni pollice di dimensione dell'oggetto. In questo caso 150 pixel per ogni pollice di misura. Diciamo che per oggetti piccoli possiamo ottenere un alto valore di DPI. Per oggetti grandi dobbiamo abbassare il valore di DPI, altrimenti le texture usciranno enormi. Potrebbero anche essere troppo grandi per essere gestite facilmente da alcuni modelli di smartphone. Qui in basso vediamo un esempio di esportazione. Questa sfera di legno è stata esportata con un basso valore di DPI qui, quindi il modello GLB sarà più leggero ma meno definito. La sfera a destra è stata esportata con un alto valore di DPI, quindi il file GLB sarà più pesante ma più definito. Se volete vedere un esempio dal vivo di questa sfera su My Air Studio,
potete inquadrare dai vostri smartphone questo QR code. Questo è un product selector della sfera. Questa particolare sfera è stata esportata con un valore di 35 dpi. Quindi possiamo vedere come sia molto poco definita, sfocata, poco precisa. Andiamo a selezionare 75 dpi. La definizione della texture migliora, quindi il materiale appare un po' più bello, un po' più definito. Andiamo a selezionare i 150 dpi. A questo livello di zoom il materiale acquista la massima qualità. Se zoomiamo molto vicini potremo iniziare a vedere delle imperfezioni, un po' di sfocatura. Possiamo dire che a 150 dpi questa sfera trova la sua risoluzione ideale. Un altro parametro di cui tener conto sono i samples. I samples sono le campionature che il motore di rendering effettua quando va ad esportare una texture. Più alto il numero di samples, più alta la precisione di esportazione della texture. Naturalmente più alti saranno anche i tempi di rendering. Andiamo a vedere la differenza tra due modelli estremi. Qui vediamo una texture che è stata esportata con un basso numero di samples, 1 per la precisione. In questo caso ci sono delle imprecisioni perché i samples sono distribuiti, sono troppo pochi per essere distribuiti uniformemente lungo la superficie della sfera. Andiamo a vedere una sfera esportata con un alto numero di samples e con la stessa risoluzione di questa sfera. Il risultato è decisamente migliore. Quindi, quando esportate un materiale, bisogna fare attenzione alla risoluzione, in modo da raggiungere la miglior qualità, senza però eccedere nel peso del file GLB. Un'altra cosa esportabile da Keyshot è la texture di Ambient Occlusion. La texture di Ambient Occlusion è una texture immagine che va a scurire alcune zone del modello, le superfici che sono occluse da altre superfici, quindi ricevono ombra dalle altre superfici. Anche qui entrano in gioco i samples, quindi con un numero basso di samples avrete una texture che contiene molto rumore, con un alto numero di samples avrete una texture più smooth, più regolare. Vediamo qui una differenza, quindi prima il modello senza Ambient Occlusion. Vediamo che è un modello proprio basico. Andiamo ad aggiungere una texture di Ambient Occlusion con un basso numero di samples. Già il realismo aumenta, però vediamo che la texture contiene molto rumore. Andiamo ora a caricare un modello con Ambient Occlusion e un alto numero di samples. Vediamo ora che la sfera è molto più realistica, anche perché non sono solo le superfici nella zona bassa della sfera a essere state occluse, ma anche gli angoli, in modo che si accentuano i rilievi, i microrilievi sulla superficie. Andiamo a vedere la differenza con la sfera senza Ambient Occlusion. Anche gli angoli appaiono più finti. Ultimi parametri per l'esportazione da Keyshot sono Keep Original UVs, da attivare se il vostro modello ha già delle mappe UV e volete tenerle. In caso contrario, disattivandolo, Keyshot genera un set di mappe UV per ogni materiale. Compress using Draco. Ok, questa è da tenere disattivata. Draco è una tecnica di compressione per file GLB per cui il file GLB finale manterrà un'alta qualità pur pesando meno. Il problema è che questo tipo di compressione non è compatibile con la piattaforma Apple.
My Air Studio, quando caricate un modello GLB, elimina la compressione Draco ed espande il modello, proprio per tenere la compatibilità con le piattaforme iOS. Quindi, se il modello compresso pesa già tanto, il modello decompresso sarà troppo pesante per essere caricato su My Air Studio. L'ultima opzione è per quel tipo di materiali un po' particolari. Generalmente bisogna tenere abilitato Prefer Textures. Un ultimo sguardo al peso del file GLB. Un file di GLB pesante significherà tempi di download più lunghi per l'utente finale. Tenete presente che magari l'utente può essere in una zona dove non ha campo. E un file GLB pesante significa anche che è più difficile da renderizzare con fluidità sui modelli di telefonino più vecchi. Alcune dimensioni di riferimento. Un file tra i 3 e i 5 MB è un file della dimensione ideale, può essere scaricato praticamente ovunque. Un file di dimensione inferiore ai 10 MB è ancora un file abbastanza buono come pesi. Diciamo che non tutti i modelli sono esportabili con dei pesi accettabili, però My Air Studio riesce a supportare modelli fino a un peso di 80 MB. Il significa modelli composti da centinaia di migliaia di poligoni e con tante texture ad alta risoluzione. Bene, con questo siamo arrivati alla fine del nostro webinar. Non mi rimane che ringraziarvi e invitarvi a provare la trial gratuita di My Air Studio, attivabile da questo link, myairstudio.cloud, oppure con questo QR code. Non esitate inoltre a contattarci attraverso i nostri social o al nostro indirizzo email se avete curiosità o domande riguardo My Air Studio. Arrivederci! Grazie per aver seguito questo video tutorial. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità e vi invito a vedere i nostri video in cui andiamo ad approfondire altre tematiche di My AR Studio.